Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro o Luna o Venere in Toro. Andiamo a vedere come stanno le energie nell'amore nei prossimi giorni, va bene? Quindi video sempre valido dal momento in cui lo guardi e al di là se tu hai una persona o meno, vediamo cosa accade, che novità ci sono. Allora, partiamo dall'energia, la carta guida per te. Toro, carta guida sull'amore per favore, prossimi giorni. Carta guida sull'amore. Vediamo. Il sole, questa è una bellissima energia di amicizia, di allegria, di leggerezza. Se sei singolo, se sei da sola, da solo, vedo che godrai del tempo passato in compagnia delle persone a cui vuoi bene, amici. Vedo che la tua energia è molto elevata in questi giorni. Puoi conoscere una persona con la quale può nascere una bellissima amicizia. Sì, il sole è una bellissima carta. Qua abbiamo il cavaliere di bastoni, abbiamo ben aspettate sono le nuove conoscenze. E anche la tua energia che all'improvviso ha un'energia solare di allegria, di gioia, di felicità. A livello emozionale ti vedo bene. Ti vedo bene dopo un po' di, diciamo, anche rispetto a una persona con la quale c'è un po' di tensione, c'era un po' di paura, c'erano delle energie basse. Ti vedo riprenderti con il sole. Vedo molta allegria in questi giorni. Vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi. Toro. Ti vedo molto vitale, a livello emozionale. Vediamo Toro, amore, prossimi giorni. Anche un ottimo rapporto con i figli, con la carta del sole. Cavaliere di bastoni di nuovo, ti ricordi? Sta qua sotto. E vedo movimento appassionato per te. Movimento appassionato. Cambio improvviso, energia erotica, sessuale. Una persona che arriva repentinamente a te. Vediamo, la lasciamo al centro questa carta. Toro, amore. Vediamo il taglio. Il mago sette di bastoni, qualcosa non ha funzionato qua con qualcuno. Ci sono stati messi dei limiti, non funzionavano delle cose. Ok, vediamo. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 7 di bastoni, 9 di spade, 2 di denari, sì, re di spade. Qua abbiamo l'amore fermo e preoccupazioni inerenti a non saper cosa fare rispetto a una persona, rispetto proprio all'amore. Ho delle preoccupazioni perché eri molto occupata, molto occupato su altri fronti e possono essere stati messi dei limiti rispetto all'amore perché eri occupata o occupato su altri fronti. O comunque vedo tensione nell'amore qui. Vediamo cosa succede. Qua abbiamo un cavaliere di bastoni, movimento, vedo, energia attuale, e poi 8 di coppe, vedo che arriva un cambio emozionale, o vai verso qualcuno, qualcuno viene verso di te, o rientra, ritorna verso di te, all'improvviso. Sì, oppure tu stai pensando di allontanarti da una situazione, in via definitiva. Vediamo al positivo cosa abbiamo, 10 di denari, vedo che tutto ciò che riguarda la tua stabilità, la pratica, la casa, il lavoro. Ti vedo soddisfatta nella casa, nella stabilità, anche con i figli, anche nei progetti in tal senso. Vediamo il blocco. Re di coppe al blocco, io non leggo le carte al contrario, però stava al contrario. Magari non ti fidi dell'amore di qualcuno, non ti sei fidato dell'amore di qualcuno. Che il re di coppe è una persona che si dà emozionalmente, no? Però sta al blocco, una persona con la quale hai avuto a che fare o stai avendo a che fare che non si dà emozionalmente, non ti fidi se ti ama oppure no, se ci tiene oppure no. Questo può essere se tu stai avendo a che fare con qualcuno. Invece se sei singolo, per esempio, e il re di coppe al blocco vedo che puoi essere stesso tu.
che non ti lascia andare facilmente alle tue emozioni. Sì, vediamo il passato, il diavolo, il paggio di spade. Allora, abbiamo avuto a che fare con una persona tendenzialmente egoista, è possibile? Una persona tendenzialmente egoista che non esprimeva ciò che sentiva, magari agiva per capriccio, per impulso, e c'era una mancanza di fiducia tua da parte, una mancanza di fiducia da parte tua nei confronti di questa persona. Mm. Abbiamo avuto a che fare con un po' di dinamiche tossiche qua, magari c'erano anche terze persone qua. Mm. Ma a noi ci interessa qua, cosa succede qua nei prossimi giorni, amore, per te? 7 di coppe, regina di spade, paggio di coppe. Vedo un corteggiamento da parte di qualcuno. Tu però ti mantieni, possono anche essere più persone che ti corteggiano, che c'è il 7 di coppe. Ti vedo un po' sulla difensiva perché non ti fidi tanto. Non ti fidi tanto, però al tempo stesso sei compiaciuta o compiaciuto di questo corteggiamento, paggio di coppe. Non ti fidi tanto perché magari arriva all'improvviso questa persona, o può essere anche la stessa, perché non ti fidi molto? Perché non esprime ciò che sente, non sai se ti ama oppure no, non sai se... vediamo che viene dopo il paggio di coppe. 5 di bastoni, ci sono un po' di litigi, o gelosia tua da parte tua o da parte di questa persona, perché ci sono altre persone intorno. Io qua vedo un po' di gelosia, un po' di litigi in merito a qualcosa. Cavaliere di spade, vedo la situazione un po' tesa, secondo me da parte tua, perché vuoi mettere in chiaro delle cose, perché non ti fidi molto. Quindi c'è questa persona che ti corteggia, paggio di coppe. Però tu sei un po' confusa, un po' confuso, vuoi chiarirti un po' le idee e qua vedo che ci può essere una discussione. Ci potrebbe essere una discussione per chiarire, oppure un cercare di mettersi d'accordo in modo animato, però qua, un po' animato, e per andare incontro poi a maggiore stabilità, questo 10 denari qua. Non ti fidi molto di questa persona perché non si apre emozionalmente, magari è più passionale o più, è un po' più immatura da un punto di vista emozionale nei tuoi confronti, mi spiego? Sì. Puoi avere a che fare con un segno dell'acquario qua, o gemelli o bilancia, che ti fa un po', come dire, ti dà un po' da pensare, perché non si esprime molto emozionalmente. Vediamo un po' che mi dicono i miei tarocchi. Allora, cavaliere di bastoni, 8 di coppe. O stai pensando di andare via da una situazione, oppure arriva qualcuno e fa un cambio emozionale, o rientra la stessa persona, ecco perché magari discuti un po'. Vediamo il cavaliere di bastoni, 8 di coppe, cavaliere di bastoni, 8 di coppe. Cavaliere di bastoni, 8 di coppe. Regina di denari, qua ci sei tu. Stai pensando di andare via da una situazione o ti sei già allontanata da una situazione emozionale rispetto a una persona che agiva per capriccio, andava e veniva? Cavaliere di bastoni, 8 di coppe ancora. Regina di spade, ci potevano essere due persone qua, ci potrebbero essere due persone. Qua c'è la chiusura, o c'erano due persone o delle situazioni a due, a tre che hai deciso di chiudere o stai pensando di chiudere, oppure ti stai interfacciando con una persona che è più rigida, che ti dà un po' di confusione, che non si esprime emozionalmente. O vediamo un po', allora, 10 di denari al positivo, il matto, e qua ci sei tu, l'imperatrice. Gli eleganti a qualcuno in questi giorni, o che tu lo conosca o non lo conosci. Se è una persona nuova, per esempio,
tu gliela farai un po' penare la cosa, ecco, diciamo che la metti alla prova questa persona, perché vuoi ciò che ti soddisfa veramente, quindi la metterai un po' alla prova, della serie, la metto alla prova, vediamo che succede, se ne vale la pena e per me sì, altrimenti no, sei una persona nuova. E la metti alla prova e questa cosa ti stuzzica a metterla alla prova. Se è una persona che già conosci, se è una persona che già conosci, io vedo che non gli farai tanto caso anche se ti corteggia, perché ti vedo con la tua casa, con le tue cose, stabilità, denaro, molto più soddisfatta, ti vuoi lanciare in questo. Vediamo un po', re di coppia al blocco. Due di denari, infatti hai dubbi su questa persona perché non esprime i propri sentimenti o non si dà come tu vorresti. Vediamo, paggio di spade e il diavolo, paggio di spade e il diavolo, paggio di spade e il diavolo, paggio di spade, il mago, il diavolo, re di spade. Allora, qua c'è qualcosa che non ha funzionato nel passato con qualcuno, che ha manipolato un po' la situazione o agiva per capriccio, per impulso, una persona anche molto intelligente, però da un punto di vista manipolativo. E sì, questo vedo nel passato, questa cosa non ha funzionato. A noi ci interessa qua, 7 di coppe. 7 di coppe. Siccome ti vedo con quel sole iniziale, no? Molto animata, ho animato delle tue cose, di quello che tu sai, quindi darei un po' da filo da torcere a qualcuno qua. 7 di coppe, paggio di coppe, vedi di nuovo, paggio di coppe, paggio di coppe, 7 di coppe di nuovo. Le carte si ripetono, vogliono affermarmi lo stesso messaggio, che tu sei molto forte. C'è qualcuno che o ti chiede scusa o ti corteggia, però è più immaturo da un punto di vista emozionale. Tu darai un po' da filo da torcere a questa persona. Possono essere anche più persone. Regina di spade. 10 di bastoni, sì, situazioni un po' che ti stancano, pesanti. Vediamo paggio di coppe. Questo paggio di coppe. 9 di bastoni, vedi, mantieni un po' la difensiva rispetto a questa persona. 5 di bastoni, la morte, avviene un cambio con un litigio, cavaliere di spade, 10 denari, scusami, fammi vedere chi viene dopo il cavaliere di spade con queste. Ah, qua c'è un litigio che porta bene, oppure una discussione per altre persone che porta bene, una chiarezza, tu c'è la spada puntata, vuoi parlare, vuoi chiarire, vuoi far uscire tutto quello che c'è da far uscire, perché sei stanca di tenerti le cose dentro, di non parlare come vorresti, o stanco, sia che tu la conosca, sia che sia una persona nuova, la metti alla prova. Qua c'è un litigio che porta a qualcosa di stabile. Vediamo gli amanti. Il mondo. Qua c'è un litigio che porta all'amore. L'attesa del 7 di denari. Allora qua tu litighi o comunque sia metti alla prova qualcuno e poi attendi per vedere che succede. Mettere alla prova qualcuno significa bene, se è per me bene, altrimenti non è per me. Allora qua mi dicono con il mondo e gli amanti che grazie a questa situazione, a questo litigio, dai un ultimatum a qualcuno, ti dedichi alle tue cose, che sei più soddisfatta, più soddisfatto, determinerà un cambio amoroso. Un cambio che ti porta ad avere tanta stabilità in amore. Però questa cosa non arriva subito, non arriva in questi giorni, 5-6 giorni, perché il mondo mi parla della fine di una tappa, anche una tappa stagionale. Stiamo registrando questo video all'inizio della primavera, è possibile che sia la prossima stagione o questa stagione, cioè ha in sé un tipo di stagionalità, anche un nuovo ciclo. Vediamo ancora gli amanti. L'appeso, che ti ho detto? C'è da attendere un po'. C'è da attendere un po'. Sì. Fammi vedere una cosa con queste. Qual è la tua energia rispetto a questa persona?
Infatti tu c'hai la regina di denari, stai con le tue cose, stai soddisfatta e felice per le tue cose. Se questa relazione è alla tua altezza, bene, altrimenti no. Infatti, altrimenti no, vedi 9 di coppe, io sto bene come sto. L'energia di questa persona nei tuoi confronti? La temperanza, vuole stare bene con te, vuole parlare e rispetta i tuoi tempi. E qua c'è la stella. È una persona che vuole realizzare un sogno con te, un desiderio. Però aspetta i tuoi tempi. Ok, qua abbiamo i segni del Sagittario, Toro come te, Vergine, Capricorno, Acquario, Gemelli, Bilancia, Pesci. Sì, questi sono i segni più marcati, Ariete, Leone e Sagittario. Vediamo cosa ti dice l'ultima carta di questi qua. E anche Capricorno abbiamo. Cioè, ho appena detto Capricorno, è uscito il Capricorno. È uscito il diavolo. Qua c'è una persona che non si arrende. Guarda, Re di Coppe, eccolo qua. Non si arrende, ecco perché ha intenzione di aspettare i tuoi tempi. Che energia è il diavolo, vediamo. La morte. È possibile sia la stessa persona nei tuoi confronti che vuole fare questo cambio, sì. Va bene ragazze mie, vediamo con i miei oracoli lui lei cosa ti dirà questa persona, e per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo. Non sono stato onesto, infatti qua questo litigio, questa cosa, tu lo sai che qua non c'è chiarezza, mi spiego, e arriverà per avere questo cambio di chiarezza. Non sono stato onesto. Per avere questa chiarezza, cos'altro? Ti sogna ogni notte questa persona. Ti sto aspettando, che ti ho detto che aspetta i tuoi tempi e gli oracoli me lo confermano. Sta aspettando te o aspetterà te, va bene questa persona. Adesso vediamo gli oracoli cosa ci raccontano. Tic tac, il tempo, le parche. Sì, c'è un po' da attendere perché qua mi dicono che ci sono delle situazioni karmiche che si devono risolvere in questo frangente, in questo tempo, rispetto a una situazione di storia infinita che non si è ancora risolta, ma si risolverà. Un bivio, sì, qua ci sarà da prendere una decisione da parte tua perché sei tu che fai aspettare questa persona. E poi casa dolce casa ti prendi i tuoi tempi. Prenderai una decisione, ti prendi i tuoi tempi, però in questo momento tu darai valore, valorizzerai tutto ciò che per te ti dà stabilità, che è il tuo lavoro, la casa e la famiglia, e avrai anche risultati importanti in questi ambiti, va bene? Adesso vediamo con questi altri. Toro, amore. Mancanza di dolcezza, chakra della gola, l'abbiamo visto con tutte queste spade, no? C'è mancanza di dolcezza in questo momento. Incontro sul posto di lavoro. Puoi incontrare questa persona sul posto di lavoro, potete anche lavorare insieme. Fai il primo passo. Allora, questo ha a che fare con la carta ti sto aspettando, quando vorrai sarai tu che farai il primo passo, però il primo passo qua lo farà l'altra persona. Ok? E credo che sia il primo passo anche rispetto alla discussione che ci sarà qui o nel mettere le cose in chiaro. Va bene? Ok, ragazzi miei ragazzi, una soppopera, meraviglioso, ma oh meraviglia. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e vi raccomando sempre che quello che esce con i tarocchi sono tutte le narrazioni che ognuno di noi può mettere in scena affinché possiamo superare i nostri limiti e andare incontro alla nostra gioia vera, no? Quindi tutti i miei podcast dell'arte sciamanica, meditazioni guidate, yoga sciamanico servono proprio a incamerarvi nel sentiero che porta alla realizzazione della gioia vera. Detto questo, concludo qui, ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.